Ciao amici e amiche del segno dell'acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 giugno al 5 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad inquadrare la vostra settimana con le energie principali, segni zodiacali da attenzionare e poi andiamo a vedere l'amore, coppia single, il lavoro e le finanze. Partiamo con l'albero, che spesso va a rintracciare una fase di rigenerazione, di crescita e di sviluppo, quindi può essere positivo per tutte quelle persone che si trovano in pausa, in vacanza, dove si ritrova energia, un equilibrio psicofisico e magari invece in altre circostanze si ha l'opportunità di far crescere un progetto, un proposito o analizzare meglio un qualcosa che state vivendo e anche direi di riprendere un qualcosa che è stato trascurato, è stato messo da parte. Si possono utilizzare le proprie chiavi come potenziale, come possibilità e opportunità di chiudere alcune porte e aprirsi a delle nuove situazioni. La chiave può portare anche delle soluzioni, delle intuizioni molto utili in qualsiasi circostanza. Poi soprattutto se state cercando di evolvere, progredire in un percorso già iniziato, invece di aprirsi a una nuova fase, direi che questo è un momento perfetto, perché poi la carta del sentiero ci consiglia o di fermarci un attimino se abbiamo ancora dubbi e perplessità per poter scegliere il percorso più giusto e adatto a noi, oppure magari di fare una scelta importante di come gestire la prossima fase di questo percorso e di valutare le possibili alternative, quindi si affaccia una decisione importante. Può riguardare qualsiasi cosa, soprattutto le questioni pratiche, lavorative o anche di come intendiamo noi gestire alcune cose. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria, abbiamo gemelli, bilancia e acquario, e un pochetto anche quelli di terra, toro, vergine e capricorno. Adesso procediamo con l'ambito amore. Vediamo coppia single, ricordo che alcune cose possono riferirsi anche all'amicizia o all'ambito familiare. Quindi consiglio sempre di ascoltare e di adattare a quello che state vivendo. L'orchidea può parlare di emozioni molto forti, forse anche un po' confusi, dipende da alcune circostanze, essendo la carta presente la carta del narciso, ovviamente può fare riferimento proprio ad atteggiamenti, comportamenti che possono essere dubbi, ambigui, oppure gettare delle ombre, nel senso che magari vi sentite non aiutati, non sostenuti, non compresi. La cosa è vero, può essere risolta, soprattutto se vi accorgete che la confusione è comunque da parte vostra e che magari avete bisogno di fare chiarezza, allora alcune cose si possono sciogliere immediatamente e quindi arrivare a un incontro, un punto comune, a risolvere qualsiasi dubbio e perplessità. Atteggiamenti scostanti possono essere di vario genere, magari prima c'è una coccola, un'attenzione, qualcosa di bello, di positivo, e poi subito dopo una difficoltà, un'incomprensione che quindi vi porta in un'altalena di emozioni e di circostanze. Quindi è un po' da trovare la chiave giusta per gestire queste emozioni molto forti nel miglior modo possibile.
Per i single cosa vogliono dirvi? Che io spero innanzitutto che non vi troviate ad avere a che fare con una persona narcisista. Tolto questo, può essere magari una persona o un po' ambigua o può essere anche positivo, attenzione, perché nella sua accezione positiva questa indica una smanceria, un qualcosa che può essere una provocazione per vedere la vostra reazione, per tastare il terreno, se c'è interesse, se c'è un qualcosa che magari può procedere in un certo modo. Ovviamente io consiglio di fare attenzione, visto che ci sono energie di forte passione, di emozioni, di attrazione, allora se cercate un'avventura, un qualcosa di coinvolgente, allora potreste trovare qualcosa del genere, altrimenti se non è vostro interesse, magari qualcosa può nascere in questo modo e poi svilupparsi successivamente in modo diverso. Adesso procediamo con la parte dedicata alle finanze e al lavoro. Allora, troviamo la matrice. Ovviamente se vi trovate in vacanza, allora alcune cose che riguardano le finanze e il denaro in realtà non vanno mai in vacanza. Qui possiamo trovare delle informazioni che possono dirvi: ok, vi state godendo questo momento, magari non avete proprio voglia di dedicarvi ad alcune cose e quindi le avete lasciate in sospeso, ma il pensiero va a certe situazioni, magari consiglio proprio di godervi in pieno questo passaggio e poi pensare successivamente alle cose da risolvere. Per chi ovviamente sta lavorando o sta valutando su come gestire le cose in corso d'opera, ricordo che riflettere, fermarsi, cercare la soluzione giusta e il percorso idoneo è importantissimo in questo momento, perché vi aiuterà a gestire al meglio le energie, a gestire al meglio anche delle azioni da compiere. La chiarezza quindi è fondamentale. Poi ci vorrà pazienza, ci vorrà costanza, vuol dire che alcune cose non si possono risolvere immediatamente, ma successivamente, però ci si deve muovere in questa fase, in questo momento. E per chi è in cerca di lavoro, magari la carta della malinconia può portare un po' di tristezza, perché o non ci sono risultati o se ci sono magari non sono proprio quelli che desiderate. Allora anche qui ci si può lasciare questa fase alle spalle. C'è da sapere che comunque state procedendo bene, quindi in realtà l'unica parte che dovete cambiare è proprio far maggior chiarezza per indirizzare meglio la vostra ricerca, però vuol dire che in qualche modo sta già funzionando, magari è una fase di stallo, di sospensione passeggera e quindi presto vedrete i vostri risultati. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, il lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!